Da sempre 500 per Fiat ha rappresentato l'utilitaria, quindi la macchina del popolo. La Strada 500 nasce proprio da un modello come questo, la Fiat 500A. È Benito Mussolini negli anni 30 a chiedere alla famiglia Agnelli di produrre una macchina per il popolo, un'utilitaria che avesse un costo abbordabile e che fosse sostanzialmente una macchina semplice. Il primo imperativo era stato quello di avere una vettura che costasse meno di 5.000 lire. Una vettura molto semplice, con una meccanica ridotta sostanzialmente all'osso, il motore un 4 cilindri 570 cm3 che eroga la bellezza di 13 cavalli, diciamo una potenza paragonabile a quella di uno scooter 125 dei giorni nostri. Le dimensioni della macchina sono addirittura in metri, 3,20 circa, quindi una via di mezzo fra una Smart e una Citroën C1. La vettura è una 2 posti che assunse popolarmente il nome di Topolino per la somiglianza, soprattutto all'anteriore, con il fumetto della Disney. Presentata nel 1936, questo modello è del 1937. Viene presentata in 2 differenti configurazioni, berlina a tetto chiuso oppure come questa, una trasformabile. Il contenimento dei costi era il primo obiettivo che Fiat voleva raggiungere e questo chiaramente si è poi riflesso sulle scelte nella gestione e nella costruzione del motore di questa automobile, che ha un 4 cilindri, come dicevamo, 570 cm3 che sviluppa 13 cavalli. È interessante notare come per contenere il prezzo e comunque i costi di produzione di questa vettura come primo obiettivo si è scelto quello di eliminare il superfluo o eliminare cose, fare scelte produttive che comportavano il contenimento e la riduzione dei pezzi che componevano il motore. In primo luogo l'alimentazione del carburante che avviene per caduta, quindi non c'è una pompa elettrica che porta la benzina al motore, ma tutto avviene attraverso la gravità, e la stessa cosa per quanto riguarda la scelta del raffreddamento, che utilizza la tecnica cosiddetta del termosifone, quindi con il posizionamento e l'acqua che scorre dall'alto al basso in virtù delle temperature raggiunte. Quindi una meccanica molto semplice e chiaramente votata al contenimento dei costi. La sospensione posteriore di queste vetture venne modificata nel 1938 sostituendo le balestre utilizzate con versioni di maggior lunghezza. Per questo si distinguono Topolino a balestra corta e Topolino a balestra lunga. Prodotta anche nel dopoguerra e fino al 1948, la 500A è una piccola pietra miliare del motorismo italiano, realizzata in oltre 110.000 esemplari.